Ciao a tutti ragazzi, oggi Nord Lead 3, ospite sempre di Synth Cloud e quest'estate stiamo facendo un, un'estate tastieristica, nel senso che le stiamo provando veramente tante e ogni volta insomma c'è qualche sorpresa, qualcosa da scoprire. In realtà Nord Lead 3, quindi generazione di qualche anno fa, però insomma ancora potentissima. Per farne capire l'intensità, diciamo così, forse la cosa migliore è partire da qualcosa diciamo dalla base. Allora, due oscillatori. Primo oscillatore scegliamo la forma d'onda, pulse triangolare, dente di sega, noise, poi abbiamo sinusoide e poi questa doppia sinusoide, diciamo, dove si può andare in modalità FM, dove sono una doppia sinusoide, la sinusoide A modula la sinusoide B. Comunque, infatti sentite. Nel caso della pulse, per esempio, possiamo scegliere lo shape, che poi potremo assegnare a un LFO, cose del genere. Possiamo usare sulle altre forme d'onda lo shape in varie modalità, in classico stile, diciamo. Lo shape si comporta in modo differente rispetto all'onda che abbiamo deciso di utilizzare. Come vi ho fatto vedere, poi c'è la modalità FM, Sync FM. Torniamo, diciamo, per esempio alla pulse. Affrontiamo il secondo oscillatore. Che può essere un dente di sega. Eccoci, allora possiamo usare chiaramente l'inviluppo dell'amplificatore per modellare un po' il suono. Abbiamo un filtro che ora lasceremo passare. Poi abbiamo questa oscillator modulation che con varie modalità può influire sul suono, modulando ulteriormente. Modalità distorsione, per esempio. Modalità FM. In varie modalità modula ulteriormente il suono. Ora abbiamo il filtro, si può decidere quale tipo di filtro utilizzare, ci sono varie modalità e inoltre abbiamo anche un doppio filtro in modalità multifilter. Possiamo scegliere. Nel caso del secondo filtro possiamo decidere se utilizzarlo in parallelo, in serie. Insomma, le modalità sono veramente tantissime. Chiaramente possiamo, per entrambi gli oscillatori, decidere l'ottava, di spostare nota per nota, oppure di sfasare leggermente per creare il classico. Con gli LFO possiamo decidere di influenzare quello che preferiamo. Ecco, per esempio, ora il filtro lavora. Ora l'LFO 1 sta lavorando sul filtro, ma per esempio l'LFO 2 potrebbe lavorare sullo shape della pulse del primo oscillatore. E così via. Insomma, le possibilità sono tantissime. Poi abbiamo tutti i controlli, una modalità arpeggio, glide, mono,
scegliere tra mono legato. Possiamo decidere anche di splittare la tastiera e andare in modalità split, scegliendo poi, abbiamo il suono che abbiamo fatto e qui invece ne stiamo usando un altro a nostra scelta che possiamo cambiare come vogliamo. Quindi diventano due praticamente Nord lead separati che possiamo utilizzare e che funzionano perfettamente separati. Quindi insomma le potenzialità sono enormi. Ecco, così siamo in modalità split e così invece stiamo in modalità layer. Le possibilità sono tantissime, non sono entrato in tutti i particolari perché ci vorrebbe veramente una giornata per spiegare tutto. Mi sono guardato il manuale e insomma è abbastanza tosta la questione. Ce ne sono tante di cose che si possono fare. Però insomma il fulcro del discorso è che se io su questa patch decido di entrare in modalità diciamo morphing con la wheel per esempio e decido di in questo modo tenendo schiacciato e muovendo praticamente quello che voglio, tutti i controlli che ho assegnato chiaramente andranno in questa modalità. Ora, se io cambio, cioè se vado in modalità split e decido che utilizzo da questa parte, qui questo... Adesso sto lavorando su questo, infatti lampeggia. A questo punto, giusto per esagerare, adesso chiaramente quello che è venuto fuori è un po' assurdo, ma era per farvi capire che ogni volta che io cambio suono e decido di... Adesso facciamo una cosa mirata, per esempio. Come vedete, quindi insomma, devo dire che questa è la cosa di questa tastiera che diventa davvero divertente, perché lavorando in questo modo si può fare davvero qualsiasi cosa e anche partendo a questo punto dagli stessi preset. A parte il fatto che una voce così può diventare già solo con l'unisono e il detune dell'unisono. Sentite la potenza. Adesso con la wheel un classico, agisco sulla resonance e la frequenza praticamente al contrario e mi ritrovo a fare questo movimento. Però se nello stesso momento voglio stonare il suono in questo modo, muovere la nota, posso farlo anche al contrario. E posso fare questa cosa con tutti i controlli che preferisco
utilizzando solamente un controllo, assegnandolo solamente a un controllo, e questo morphing totale che capita in tutti i parametri è davvero interessante. Almeno questo è quello che mi arriva più divertente e più musicale. E poi è chiaro che la tastiera è musicale di per sé, perché comunque la bellezza anche a crudo di questi suoni è meravigliosa. E, insomma, è molto divertente. Io vi faccio ascoltare qualche suono. Chiaramente la tastiera ha l'aftertouch, a cui possiamo poi anche, come si diceva, collegare quello che vogliamo. Tutte queste cose sono molto divertenti, come dicevo. Poi altri... Sentite che diciamo che proprio per il periodo in cui è stata concepita, il sound in realtà si rifà tantissimo alle sonorità, diciamo, retro e così tradizionali, perché tempo fa sono tornate in maniera molto aggressiva di moda, e questo contiene un sacco di classici che possiamo navigare. Sentite anche la modalità, i suoni di provenienza FM, diciamo. Sono molto, molto verosimili, credibili, insomma. Quando si parte da zero, se si sceglie subito di prendere una strada, diciamo, un po' più complessa, mescolando un po' le anime, se in un attimo vogliamo tornare in una dimensione più analog, più tradizionale, è tutto velocissimo. E se a questo vogliamo dare un po' di vita, ecco, sentite la potenza generale. Io direi che a questo punto è chiaro di che cosa stiamo parlando dal punto di vista proprio emotivo e della potenza sonora, e come sempre, ripeto, non entro mai nei particolari tecnici, nonostante questa volta mi sia letto con un po' più di cura. Mi sono addentrato leggendo il manuale un po' nell'architettura, ma diciamo che tento di portarvi un po' la sensazione che ho quando suono uno strumento. In questo caso la sensazione è quella di poter fare veramente nel mondo della sintesi qualsiasi cosa.
in tutti gli anni che ci sono stati. Si può andare dagli albori fino ad ora senza perdere un anno proprio. Quindi insomma è molto completo questo Nord League 3 ed è molto divertente. Io vi ringrazio, vi saluto come sempre, spero sia stato utile e che, insomma, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per farvi disturbare, insomma, avere mie notizie e basta, tutto qui. Vi lascio Nord Lead 3, un ottimo strumento. Un bacio a tutti, ciao ciao.